Cari amici di Planet Spin, oggi vi portiamo con noi in questa battuta di pesca a spinning medio sulle mangianze. Cerchiamo di tentare una sortita dalla barca in cerca di mangianze di superficie. Questo è il periodo giusto, siamo in autunno e vediamo, ecco, cosa ci regalerà il mare oggi. Di sicuro sarà una giornata in amicizia, in compagnia, e ci divertiremo. Venite con noi. Allora, l'uscita di oggi ci vede in costiera amalfitana, siamo in provincia di Salerno e la nostra battuta sarà indirizzata ai predatori stagionali come i tunnidi, ma ecco, ci prenderemo tutto quello che il mare vorrà regalarci in questa giornata. Come attrezzatura la canna da spinning di media potenza è quella che noi utilizziamo nelle varie lunghezze. Gli amici Claudio e Edoardo hanno canne leggermente più corte rispetto alla mia, che è un po' più lunga. L'ho scelta principalmente per raggiungere lunghe distanze durante l'azione di lancio con le esche artificiali tipiche che useremo oggi, no Claudio? Sono jig solitamente, no? Esche che facciamo anche saltellare in superficie durante queste mangianze. Circa 10-20 grammi jig, da 10-20, massimo 30. Sì, jig piccolini perché la mangianza è piccola. Si nutre di piccoli pesci e quindi in cerca del menale, come lo chiamano in costiera amalfitana, praticamente la palla principale di mangianza di alici su cui si avventano i predatori. Facciamo un giro qui nella zona, vediamo attività in superficie e cerchiamo di lanciargli le nostre esche artificiali. Eccolo. Dove stanno? Siamo circondati, Claudio, a destra. Io è gattato l'artificiale, io sono qua quando
Un po' il guadino. Boh, faccio da me, dai. Anche questo qua mi sa che è un rosso, per tirare così. Oh! Ma sono circondato da Gigi. Mamma, che ci sta là dietro, ragazzi? Chiudo un po' la frizione, altrimenti qua facciamo notte. La cannetta si comporta bene, è un po' lunga per la barca, ma fa il suo dovere. Devi chiudere un po', secondo me devi chiudere un po'. Sì, secondo me sì. Anche questi pesci non vogliono, cioè questi pesci devi tirare. Individuata la mangianza, la cosa più difficile è l'avvicinamento alla mangianza, perché trattandosi di pesci, ecco, che soffrono molto la presenza di imbarcazioni, di rumore in superficie, appena solitamente arriviamo sopra si inabissano, quindi abbiamo giusto un lancio, massimo 2 lanci per tentare lo strike, e un paio di pesci l'abbiamo fatti. L'unica cosa, purtroppo non possiamo scegliere che tipi di predatori possiamo insidiare, e ci siamo resi conto che i primi pesci si trattava di alletterati non di grosse dimensioni, e poi ecco si sono attivati i doni rossi, quindi abbiamo tentato qualche strike, abbiamo fatto qualche cattura e qualche rilascio, dopodiché abbiamo lasciato il passo sperando di ricatturarli quando si faranno più grandi. Che pesci sono? Alletteratini. Alletteratini. Sì, dai, pesci piccoletti. Vai. Insieme all'amico Claudio, che è il proprietario di questo bellissimo gommone che ci ha ospitato oggi, ecco, approfittiamo per chiedere qualche informazione anche sulla sua esperienza in merito allo spinning al tono rosso, che in queste zone, soprattutto nella passata estate, si sono attivati in gran numero ed è riuscito anche a fare qualche strike. Però ecco, con Claudio vediamo qual è un po' la sua attrezzatura che usa nelle sue battute di pesca. Parliamo magari della canna, no Claudio? Allora ragazzi, sì, io qui come combo utilizzo una pen Battalion, una spin. Questo è il modello da 130 grammi, un'azione abbastanza progressiva, una canna abbastanza rigida, abbastanza tosta, diciamo, e ci servono attrezzature di questo tipo perché sennò ci si fa male. Quando si va incontro a toni rossi dai 10 ai 30 kg, diciamo toni di branco, quelli che possono andare da 10 ai 30, anche 40 kg, quindi ci si fa male se si va non attrezzati giusto. Anche perché poi dobbiamo avere quel margine di errore che capita sempre nelle pescate a questi predatori. E parliamo anche del mulinello che gli hai abbinato. Come mulinello ho abbinato un 14.000, in questo caso è uno Stella SV, ma un qualsiasi 14.000 comunque può andare bene, l'importante è che sia magari SV in questo caso per il mare, quindi con componentistica ideale per il saltwater,
è una riserva di filo in modo da tale il 14.000 serve fughe. che così puoi mettere almeno 300 metri di PE5. Io non scenderei mai sotto PE5 con la pesca a Il tonni. max drag di questo mulinello? Se non sbaglio siamo intorno ai 22-24 kg, ma ovviamente non ci si arriva. Tenuto al 70-75% del max drag. Sì, come appunto come PE abbiamo un PE 5 e come, non so se si riesce a vedere, come finale abbiamo un 85 libbre. In questo caso ho messo del nylon perché è più morbido e anche più facile da gestire nei nodi. Qui come esca abbiamo in questo caso un jackfin, ma veramente quest'anno hanno mangiato veramente su tantissime esche. Ecco qua, Ok. pratichiamo il rilascio. Vai, Una panoramica anche sulle esche artificiali che ho utilizzato per la battuta di pesca di oggi, no? Dedicata principalmente a pesci di media e piccola taglia. Lo spinning, ecco, sulle mangianze ci dà tante emozioni, anche se si tratta di pesci non esageratamente grandi, perché abbiamo l'occasione di fare strike multipli e come in questa avventura di pesca abbiamo fatto un triplo strike tutte e tre in pesca. Molto è stata fortunati. davvero una botta di fortuna, chiamiamolo così, che non sempre capita. Abbassa il filo, Giova, abbassa il filo. Abbassa la canna, sì. Se no mi tagli. Mi tagli. Non so niente. Serve il comandante, giusto? Va giù, occhio attrezzato, si spacca, va giù. Che c'ha il guadino? Io sto pronto. Sento un suo filo, sento un suo filo. Metti la canna. Quando i pesci smettono di mangiare, che succede? Che mangiamo noi? Con la pizzetta di Napoli, il Romano e l'Edoarda. Andiamo? Cari amici, la giornata di pesca continua, noi nel frattempo ci salutiamo, abbiamo fatto delle catture, poi a un certo punto ecco, ci siamo fermati perché trattandosi di tonni rossi non ci è sembrato il caso di insistere. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, come sempre ci vediamo qui su Planet Spin Fishing, ciao ragazzi e alla prossima!